Giuseppe, stasera, in onore di Silvio, ha pensato alla puntata o la gigia di gallina, Marianna? La ciccia. La gigia di Ciccia di gallina. gallina. Perché stasera è importante. La scorsa volta abbiamo fatto vedere degli orologi spettacolari, ma questa sera... Pare che siano piaciuti, no? Esatto, esatto. Devo dire che ho letto dei commenti anche molto calzanti ed intelligenti. Sì. Sono sincero. Veramente belli. Uno me l'hai fatto leggere te stasera. Sì, no. Fa piacere. Abbiamo apprezzato. Fa piacere Sì, anche sì. perché rispecchia proprio il concetto della puntata che volevamo noi, no? No, quella lì è stata veramente... Ma forse- stasera... Sì, stasera diciamo che passiamo orologi che sono proprio di un'altra categoria. Forse meno di numero, ma... Sì, meno di numero, sicuramente meno di numero, però Via, dai, cominciamo, su, Sì. dai, pesca. roba clamorosa. Pesca. Cominciamo Da con un cosa semplice... Cominciamo da un bellissimo 6542 Mamma mia. con quadrante bronzato e le famose sfere foglia. È vero. Il famoso Metropolitan. Sì, diciamo così, molti lo chiamano in diversi modi, però questo è un orologio che personalmente ritengo molto bello, Sì. bello per le sue caratteristiche, Io poi fra l'altro insisto col dire che a Gesù bambino gli hanno portato l'incenso, la mirra e l'oro E non l'argento e non l'acciaio, scusate. Quindi a me, fuori dallo scherzo, mi piace molto l'oro, come negli orologi è una cosa che mi piace tantissimo. Quadrante di questo orologio a quadrante bronzo. E questo non si è mai visto. Questo sui cataloghi si è visto. Però come mai aveva portato questo? C'è un motivo. Questo qui praticamente è stato portato perché? Per avere un paragone. Per un paragone, bravo. Per avere un paragone, perché in realtà quello che non si è visto è quello col quadrante bianco. Allora non è mai apparso sui cataloghi lo stesso identico modello, stessa referenza. Premessa che tra questo e questo ci sono 44 numeri di differenza. 44 orologi, quindi 44 dal numero individuale dell'orologio ci sono 44 numeri di differenza. Quindi supponi che magari- siano stati fatti nello stesso lotto. Sì. 44 orologi per la Rolex sono veramente pochi. Qui, fra l'altro, io devo dire una cosa. Questo qui, che purtroppo non mi appartiene, Vabbè, ma di un amico. di un caro amico, non un amico, di un caro amico. Oh, poteva dire che da mio. Però è stato pubblicato in una pubblicazione che si chiama I 100 orologi più belli Tra del gli altri, mondo. che poi comunque lo anche devo in dire. quelle di Non solo GMT, Lo devo dire insomma, di questo. cioè di Mondani, insomma. No, No, è stato pubblicato anche. I Mondani, poi sono io però insomma, che ha parlavo fatto dei col 100 orologi più Berger, belli del mondo. Certo. i Montanari. Ecco. Sì. La differenza che c'è, vedete ragazzi, fra questi orologi qui, che può sembrare, sono orologi dello stesso periodo, che 44 seriali. che può sembrare, no? Io faccio un'obiezione che qualcuno può fare, no? Dice, vabbè, ma questo quadrante è diventato bianco per motivi suoi temporali. Ha avuto di- paura. È sbiancato Ha la avuto paura. paura. via. No, perché come ben vedete, questo ha le scritte bianche e questo ha le scritte nere. Diciamo, può abbinare in bianco, però le scritte non possono cambiare Diciamo che colore. questo tipo di È nato quadrante, così. Sì. questo tipo di quadrante potrebbe virare, e se ne vede anche Certo. qualcuno che ha virato, sono passati sì. anche, diciamo, anche in asta, c'era anche a Parma qualche anno fa. c'era, sì. Identico. C'è un orologio che sembra bianco, ma in realtà Bravo. però comunque ha le scritte Ma le bianche scritte e non nere. quello è quello che taglia la quello testa. fa- esatto. Mosca ne ha poco, No, è perché solo giustamente come noti te, Steve, non puoi cambiare le scritte, puoi cambiare, il quadrante si può Il cambiare. quadrante si può decolorare Guardate. e quindi puoi arrivare anche a averlo chiaro, ma non le scritte, Esatto. le firme sono nere, nascono nere, o sono bianche e restano bianche. Questo è un pezzo assoluto, ragazzi. Guardatelo bene, è un pezzo assoluto. Tra l'altro ne è passato un all'asta bianco, però d'acciaio. Soltanto che è un bianco totalmente diverso. Il bianco che passa dall'asta è proprio bianco, cioè proprio bianco. Bianco. Sì, no. Quelli lì ce ne sono diversi. Oh, bravo. Se ne sono visti qualcuno. E anche la grafica Non sono è tantissimi, diversa. È molto più moderna Sì, di questa. è vero, è molto più moderna. allora, dall'idea Infatti di... basta vedere la O di Rolex, Allora, sì. vedere le lettere, Allora, è proprio un'altra grafica. Qui va fatto, Altra epoca. va fatto un altro appunto sul GMT. Io sinceramente alla mia tenera età di 21 anni, Alla mia. non so, io non so se veramente all'inizio questi orologi, perché se ne trovano alcuni con dietro
la scritta delle Panam. compagnie Panam. aeree, Panam, no? Col logo. Io non so questi orologi fino a che punto siano legittimi, fino a che punto non lo siano, non lo so. E siccome ho visto qualcuno di questi Panam con il quadrante bianco, Sì. mi venga dei dubbi, però Non lo so, probabilmente li avranno anche fatti. Ah, non probabilmente. Perché in voglio realtà in essere teoria c'è la storia dietro possibilista. questo orologio è che appunto siano stati commissionati Sì, dalla sì, Panam sì, sì, per esatto. i dirigenti. No, No, per per i i piloti. dirigenti, Per i no, piloti. no, scusate. Personale di terra. Personale di terra, bravo Piero. anche per i Il piloti. personale di Quello è terra personale aveva di i quadranti bianchi, il personale che bianco, volava aveva i sì. quadranti neri. No, io Questo parlavo era del modello GMT. il modello GMT. Per i piloti, Sì, no? sì, 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 no, il sì. modello GMT No, quando parlavo di è quello stato bianco, fatto, è parlavo stato di quello fatto in bianco. collaborazione con la Panam e con i piloti aveva studiato questo sistema del facile, di Sì, facilissima del- lettura esatto, del del fuso. doppio fuso orario leggendolo sulla ghiera con la seconda lancetta del leone. Quello è stato il primo tipo di collaborazione fra sì, Panam e l'idea. Sì, Quindi esatto. l'inedito, diciamo che c'è. L'inedito è perché la il quadrante Coli. bianco. Ce l'abbiamo. Il quadrante bianco si trova, e si è visto anche in asta varie volte, su cassa acciaio Sì. con un bianco diverso da questo, sicuramente molto diverso da questo, una grafica Questo è più anche un crema, no? È moderna. più un panna. Sarebbe il matte questo, che Ah, sarebbe quello che opaco. diciamo, viene chiamato matte. Io l'ho messo L'unica in cosa- forno, no? Quello che si mette in Quello forno. che sì, ma va levato presto. Sì, sì, vabbè. Questo per esempio non è E assegnato. poi c'è tinta. Un orologio che non ha un'assegnazione, per cui no, sai, gli altri magari saranno buoni sicuramente. Io di questo sono certo essere, diciamo, col fondo chiaro fin dalla nascita. Se poi era di uno della Panam o non Che era poi- di qualcuno della Panam, non lo posso sapere. Ti ricordi, no, che avevo provato a cercare? Sì, sì, Avevo vero. provato a cercare una lista dei piloti della Panam ancora in vita. E di quelli ancora in vita avevo provato a vedere se qualcuno era su Facebook, su qualche social per poterli contattare. L'ho trovato uno ancora in vita ma non mi ha risposto. Gli ho scritto riguardo questa cosa ma non mi ha risposto al messaggio. Sì, considerando anche Perché che- sarebbe stato interessante scoprire sì, però comunque Steve, se per considera qualche quanti anni potrebbe avere uno di quelle. No, Più no, di- è più di vero. 90. 90, sì. Non ti ha risposto anche perché. No, no, no. Dici, no, 60 Già- ti già risponderei. che è su- No, Facebook è perché aveva stupefacente. scritto siccome un libro, nel senso era un Ma è personaggio. morto. No, era un personaggio comunque diciamo pubblico negli Stati Uniti. Cioè, Diamogli per una quello. lettera. Si può fare, Magari. si può fare un... No, si chiamano in un'altra maniera. Via, via. Comunque l'abbiamo cominciato alla grande. Alla grande, cioè Vabbè, meglio di così insomma, forse non si poteva cominciare. Diciamo che Qui siamo- tra qui- gli inediti, Qui non si è cominciato alla grande, qui si è cominciato alla grandissima. no, Sì. tra gli inediti forse ecco, questi qui sono tra i più. No, questo è, non No, è, ma è questo, raro, ma non è già un inedito. questo però, perché poi anche questo è la cosa strana di questo orologio qua che con questa versione Protezione. senza protezione Anche il lo trovi- 685, la lo prima trovi come serie. 6542 e come 1675. Infatti, Con la se non differenza delle sbaglio, sfere. Con la differenza delle sfere e poi addirittura fino al 1968 sul catalogo della Rolex trovi l'orologio con l'addizione ora anche con protezione alla Sì. corona, cioè ti fa notare che da pochi mesi, nel 68, c'era già la protezione alla corona, che nell'acciaio c'era già da... Che è da minimo fatta? 6 Cornino anni. già? O è da proprio... Inizialmente No, inizialmente era cornino anche È da cornino. proprio per Però essere nell'oro- no, nell'oro no, nell'acciaio. nell'oro no, Allora, che sono rarissimi. Inizialmente non era neanche a cornino, era rettangolare, dritta. Sì. Ma ce ne sono. Poi. Io ne ho visto uno. Poi è venuto il cornino e poi è venuto. Sì, sì, vabbè. E il prossimo che abbiamo? Bene, Inedito? partendo da questi, in pratica, Mettiamoli qua così. rimanendo un po' sull'epoca, potremmo fare là che c'è. una disquisizione, ovvero Qui siamo... far vedere un orologio che a colpo d'occhio sembra un orologio di quelli più visti forse. Sembrerebbe un 5513. Esattamente, in realtà è il 12. Uno meno. Il 12 rispetto al 13 che è stato pubblicizzato su tutti i cataloghi, il 12 non è mai stato sui cataloghi, è stato in realtà solo in una pubblicità, Ah, quindi non sui cataloghi Rolex. strano comunque che l'abbiamo pubblicizzato. Infatti la cosa particolare è quella, l'hanno messo in una Nonostante non pubblicità fosse presente nei cataloghi. e in un diciamo librettino allegato al Submariner, Sì. dove te lo fanno vedere con delle fotografie un po' colorate, non sono proprio Sì. fotografie, sono più disegni. E la cosa particolare è che sul catalogo classico non c'è, non è mai apparso il 5512. Che tra l'altro
Un ragazzo l'altro giorno mi ha contattato e mi ha chiesto le differenze tra 55 e 12. 55 e 13. Teoricamente, e quindi teoricamente lo dico perché dovrebbe essere riportato sul quadrante, è la certificazione di cronometro. Già. Quindi superlativo cronometro ufficialmente certificato scritto sul quadrante. Cioè Ne girano 55-13 è tanti soltanto... Submariner. Sì, e poi metri, piedi Esatto, o piedi metri, metri. piedi, metri. Metri piedi. Esatto. Questo comunque è un cornino, eh? Questo è un cornino, anche perché questo qui è un po' vecchio. Questo è Cornino anche c'ha Gilt. la scritta è Gilt. Gilt. C'è tutto, nel senso, È tutto quel che Gilt, può minutiera avere. chiusa. Cioè, Sì, comunque c'è sia, tutto. non era inedito comunque perché è Comunque 55-12. Gilt, minutiera chiusa. bello. Molto bello. Scritta superlativo cronometro in bianco, che è quella diciamo un po' più Quattro particolare. strette. Esatto. Se no quella normale sarebbe stata? Dello Che stesso colore? colore delle scritte quando sono Ah, tutte bianche. ok. Quando le scritte da Gilt passano a bianche, la scritta superlativo cronometro è bianca. E questo dove l'abbiamo trovato? Questo, Londra. veniva da Londra, l'ho venduto qua a Lucca e l'ho ricomprato qua a Lucca. E l'hai tenuto? Sì, che pochi anni fa non è. Sarebbe tuo? Sì. Sarebbe tuo. E insomma, e quindi continuiamo E quindi alla questo è la Quindi il partita, 55-12 comunque è una notizia che secondo me magari non sapevano tutti, No, sui che cataloghi non è non mai siamo apparso. catalogati. È particolare perché veniva proposto nelle pubblicità, cioè nelle pubblicità della Rolex veniva proposto, Che poi sono coevi poi alla fine. no, sono quelli, sono sì. assolutamente Quindi- della stessa epoca, e ti proponevano che se lo volevi con l'attestazione di Costava di più. cronometro, esatto, oh. referenza 5512, superlativo cronometro ufficialmente certificato. Però nelle fotografie del catalogo Non c'è mai stato. mai visto. Quindi Portavano sempre il 5513. l'abbiamo saputa una Sì, nuova. esatto. Insomma, che hai preso? No, ho preso un orologio che, vabbè, solo per un attimo per farlo vedere. Questo qua in realtà è il classico 1675 acciaio. Non avrebbe niente, perché questo sul catalogo c'è stato 100 volte. In realtà questa versione con quadrante cosiddetto radiale, Radiale. Ah. invece non è mai Che apparsa vorrebbe su- dire radiale? I secondi. indici, diciamo, Sì. sono più piccoli e più Sporgenti. accentrati, sì. più accentrati. Ah, ok. Se Ah, si è notano vero. meglio. Cioè, sono più al centro del quadrante E più rispetto a che piccolini. no? Sì. Quindi sono più distanti dalla barrettina che Sì. indica l'ora della E quello è minutiera. inedito. È vero, ora che me l'hai detto, Si cioè, nota. si Ah, nota. sì, no, se lo vedi Vabbè, a ora, confronto vabbè, a si parte... nota. Però in realtà questo con questa grafica non si è mai visto sul catalogo. Non si è mai visto. C'è la È il particolarità, cosiddetto radiale. una Allora, questa- particolarità da occhio esperto, via. Sì, sì, Però è vero. però è vero. Bello. E poi? Ah no. Hai Confronti confronti al del tuo GMT. 710 il tuo. Sì. È minima la cosa, ragazzi, era come il Fat Lady, dai. No, sono questo è queste- proprio diverso, ma perché io ho bicchierini, Sì, cambia esatto. sempre. Sì, sì, sì. E a questo punto passiamo invece a un altro orologio che Dopo 3 GMT, no, come dicevi. dopo, come dicevamo, 3 GMT e un sub, prende un orologio che sicuramente sul catalogo c'è stato, però Abbiamo un 6-2-6-3. non in questa versione, ovvero il 6263 Daytona carica manuale ghiera nera pulsanti Con- a vite. E E c'è in più, stato. Ecco, fino lì diciamo orologio che classico. Scritta rossa ci di- diranno Comunissimo, sicur- no? Come dice ci diranno Peppe. tutti, ah ma questo si è già visto 100 volte, è vero, È vero. infatti è vero. In realtà Però- il 6263 si è visto tante volte, anche se, come abbiamo detto, la firma rossa sui cataloghi, parlando sempre dei famosi cataloghi che fanno un po' da linea conduttrice della trasmissione, la firma rossa sui cataloghi italiani è arrivata molto tardi, Floating intorno al sì, è arrivato 79, 78-79, prima non... Insomma, allora visto che è? questo ha una personalizzazione Dell'oro. sultanato Che c'è- dell'Oman, quindi ha sul Ore contatore 6. delle ore 6, contatore del cronografo, un logo che abbiamo visto anche nella prima puntata del Day Date in Che era verde, però. in verde, bravo, perché te hai spiegato che era il colore sacro dei musulmani. Questo qui era bianco per Questo forza invece è perché bianco. c'ha il compax nero. Perché c'ha il compax Come si era detto l'altra volta, commercializzati Sì, e da venduti Asprey. da Asprey, dove c'era, questo non c'era purtroppo, la scatola con tanto di Iniziali, stemma dell'Oman, eccetera. Ed erano regalati dal Certo. sultano dell'Oman a delle persone importanti, insomma. importanti. No? Anche- Era un gadget. Sì, forse per sì. potere piuttosto Sì, che no, ma ha ragione, ministri che viaggiano. Sì, vabbè, Ma ha regali di ragione, era Stato, un gadget, insomma, perché a quei comunque. tempi non costavano tanto questi No, orologi. infatti, Arriva personalizzati quadrati. facevi un figurone e spendevi poco. Questo qui ha un'altra caratteristica, che nel bracciale c'è questo Marchio. questo marchio riportato della Texas Instruments In che- oro. in oro,
che molto probabilmente il vecchio proprietario dell'orologio ci aveva applicato. Ecco. Quindi queste qui... È probabile che quella persona lavorasse alla Alla Texas Texas Instruments nel sultanato dell'Oman. No, Sì. Quindi l'orologio è quello e l'applicazione. E quindi qui il discorso della rarità è che un orologio già di per sé molto appetito e Esatto, costoso, certo. in più c'ha questo Sì, Diciamo che è simbolo. considerato nel simbolo collezionismo dell'Oman, quasi, quindi, diciamo, insomma, è comunque un inedito, via, poche parole. E dimmi una cosa, questo viene da Londra. Londra, Questo viene da Londra, Londra, Londra. Tutti distribuiti da Asprey. Questo l'ho preso io, Sì, ma- l'ho preso io, mi ricordo anche dove, a Forte del Marmi, a una mostra da Veppe, chiaramente, quando sarà, 30 anni fa, tantissimo. 35 anni fa. Ancora Che io arrivai e siccome io li seguivo questi, che fra l'altro lui c'aveva da fare, il signore qua, c'aveva da farsi per tornare, sto scherzando, c'aveva un Sid Weller molto bello, con lo stemma dell'Oman rosso, mi ricordo. Sì, rosso. Ah, Rosso. E io lo vidi, chiaramente, e ho cominciato a pensarci, no? Perché io non ci penso un po' alle Certo. cose. quello con la corona o quello classico? No, No, ci Cioè voglio questo... quella rossa. No, perché c'è anche quello con la corona, ce No, li no, hanno no, messi... no, In realtà quello che dice lui era un sultanato dell'Oman con la scritta Rolex Oyster Perpetual, Sì. E al ma posto- sotto al posto delle scritte Sì. c'aveva il simbolo del rosso. sultanato, il rosso. E cioè, per farla breve, lui l'aveva venduto prima che io decidessi a un'altra persona, e allora io un po' mi chiedai, no? Però mi dette questo e poi ce la faccio. Credo che gli sia andato anche Meglio, mamma mia. Non di tanto. Come si diceva, la fortuna in realtà questo a oggi è molto più raro dell'altro. Dove si va? Si va bene, si si va va. molto bene. Sì. Secondo me si va in uno degli orologi obiettivamente più rari insieme al quadrante bianco di cui abbiamo parlato prima, GMT, ovvero al cosiddetto solo, ed è un 6238, quindi un pre-Daytona con un quadrante inedito, perché il quadrante ha la grafica del Daytona pulsanti a pompa, ma non ha né la firma C'è scritto Rolex e Chronograph, basta. esatto, né la firma Chronograph O del del nome pre-Daytona solo. né Cosmograph del Daytona. Quindi C'è la del- grafica è identica a quella del Daytona Cosmograph, pulsanti a pompa, ma in realtà è su un 6238, infatti è su un 6238 e con quadrante nero oltretutto. Che c'è da dire che già il 238 con il quadrante nero è già rarissimo. Sì. In più, con il quadrante nero dove c'è solo la scritta Rolex è ancora più raro. Quella è veramente una cosa un po', vero? Ah, sì. Allora, sì, e poi la qualità La qualità dell'orologio. Allora, di questa versione ne hanno fatte due serie rarissime, tutte e due. Una col quadrante bianco Sì. e i compax neri. Esatto. Questo è più accattivante, Sì. quello senz'altro. Cioè, senza dubbio questo come È più estetica accattivante. è Sì, quello sì. più Più bello. accattivante. Cioè, i colori che ha sono, vero? È più accattivante perché il bianco lo Mi spenge. ricorda tanto l'Ulis Nardin. Sì. Allora, Oh, l'hai venduto 50.000 all'asta tanto. vabbè, ma digli che lo vendano a 50.000 euro. Mi viene da- ma sono- No, però è vero, lo ricorda, dai. Moltissimo. Sì, Allora, sì, sì. e questo è veramente uguale a quel quadrante lì, identico con Identico, tutto e per identico. tutto. Sì. Allora, questo orologio vanno spese 3 parole. Sì. Perché quando io lo vidi la prima volta, Dove? da Beppe, Ah, da caso, lo vedi da 20 Beppe. anni fa o forse di più? Oh, 30 anni 30 fa. anni fa. E io guardo l'orologio e dico, ma porca puttana, questo mi dico che orologio? Io gli dico, Silvio, questo va dall'orologio raro, prendilo perché questo è un orologio raro. E lui lo guarda. Ma però eri convinto No. te perché... Ero però- convinto, ma quando te ne dici, guarda, quello è un orologio raro, prendilo e te. Sì, ma che orologio è? Però questo Insomma, non è sui libri, non l'ho mai visto. Non mai visto, mai inedito. Non l'ho mai visto. Oh, ma che ho, E infatti cosa facesti? me lo misi al pozzo, aspetta, ce la raccontarla tutta. certo. Me lo dissi, Beppe, fammici fare un giretto, poi ci penso. Poi anch'io a quei tempi avevo un orologio con, non scritto Cosmograph, con la ghiera non Daytona. scritto Chronograph. Con scritto Daytona, dico, Che orologio è sarà? questo? Poi ce l'avevo già di Chrono Rolex, quindi C'è già anche il Predetona. c'ho già preso Daytona nero, io fra l'altro ce l'ho. E quindi Tra l'altro. dico, boh. Vado a cena con un amico, il quale mi vede l'orologio e mi fa, bello quell'orologio. Dico, sì, è bello.
Che lo guarda, tutto quanto, fa, questo mi piacerebbe. Io a quei tempi, insomma, un pochino me li vendevo, no? Per pigliare un po' di soldi, per ricomprarci. Per comprarci i suoi. Sui giochini. No. E allora dicevo, vabbè, se lo vuoi, costa tot. Io ci pensò un po' e poi mi disse, va bene, ok, lo prendo io. E la cosa finisce lì. Passano 6-7 mesi, arrivo da Beppe un altro colpo e mi dici una cosa, ma quell'orologio che hai preso, Il 0938 con quadrante inedito. Col quadrante inedito, ce l'hai sempre? Dico veramente no. L'ho E venduto. Beppe, bravo Piscaro Dico io, Lucchesi. ma come l'hai venduto? Ma come l'hai venduto? Ma perché l'hai venduto? Quello guarda che è rarissimo. E lui, ma come? Ma l'ho dato a un amico, ti ricordi? Allora lui fa, il bastardo, questo lascia la registrazione, mi fa, guarda che era raro, mi fa quell'orologio lì, e ti faccio vedere, mi fa vedere il risultato di un'asta, se non mi sbaglio era del dottor Crotte, se non mi sbaglio, quest'asta, fa guarda quanto ha fatto. Io lo guardo, no, dico, ma c'è qualcosa che torna, dico, che magari non si Ma sono sei sicuro sbagliato. sia uguale? Ma guarda che Ma sei sicuro il che- 0938 con lo stesso quadrante inedito. Eh sì che vuoi fare? Ti mangi le mani, fiero. Certo. Ripassa Ma- una... Ma lì comincia, Sì, il lavoro del dottore. Comincia il lavoro del dottore e comincia a rosicare. Sì, ma Ristaltarlo. lo rosicavo forte, Lo rosicavo forte, mi girava le scatole da morte. Tito, ma è il giorno Dopo che è un uscito. po', tanto questo ragazzo lo rivedevo, dopo un po', O Johnny puoi Depp. fare come- sì, O o Johnny. come facevo a chiedergli l'orologio, no? No. Non andava male. Dopo un po' te lo vedo con l'orologio al polso. Oh, gli faccio, dico, bello, quell'orologio. Sì, ma sai, me lo son messo perché a me mi capirebbe tanto quello con pulsanti a vite e la scritta Daytona. Ce l'ho. Dissi, ma davvero? Sì, dico, no, guarda, si può fare anche un cambio, vedi? Allora mi fa, mi capirebbe quello, però col bracciale d'acciaio. Però costa di più quello lì, lo sai, no? Un po' di più. Sì che arrivo come una saetta alla Giuseppe, no? Ma se era una saetta, a quel tempo si trovava. Beppe, mi serve un Daytona, scritta rossa col bracciale. No, ora, ieri l'altro. Mi fa, ma perché? Te non ti andare a preoccupare, Mi ci vuole. mi ci vuole. Sì che dopo 2 o 3 giorni mi Aspetta. chiama e mi fa, oh, te l'ho arrivato. trovato, e meno male, ritorno a Lucca, Maremma, sulla predella camminiamo a 380. Quindi l'orologio glielo faccio vedere, mi fa una piccola differenza, io piglio questo e gli chiocco l'orologio. Lui contentissimo, io di più. Ci credo. Ed è tornato finalmente nelle Ma mani. qui è andata bene. Che storia. Che storia. Si chiama proprio con E la C poi maiuscola. c'era Con internet. tutte le lettere maiuscole. È andata bene come c'era internet. No, ma poi Se c'è la rete, uno figlia quello di Quello è senza vero, Quello quello è vero. quello è quello è vero. E poi soprattutto perché questa persona non è che fosse un appassionato come eravamo noi, No. un intenditore, non voglio fare Appassionato. un appassionato, No, un un ricercatore, cosa. Lui gli è rimasto nell'immaginario il Daytona con la scritta rossa, Che come è peraltro- normale, che poi, peraltro. insomma, alla Non fine. voglio mica dire, cioè se ci pensi bene esteticamente questo non c'è più accattivare. Cioè, certo. Sì. Quello è più raro però. Sì. Si parla di rarità, questo Cioè è un'altra cosa. lo compri Questo se a parte parti... il sultanato lo trovi Sì. via via. Sì, sì, è vero, Questo è vero. Certo. lo trovi mai. No, ma poi ti dico, questo qui c'è un Cioè, altro non appassionato episodio. non lo compra. Che tanti anni fa, una decina di anni fa, l'avevo al polso al mercante, ero insieme a Beppe naturalmente come al solito, ci avvicina un grosso commerciante, te lo ricordi? Sa fare nomi? Mi vede l'orologio e mi fa, lo batti? Dico, veramente? Lo batto a terra. No, lo batti. Sì. Fa, sai, perché io ne ho avuto uno, te lo ricordi? Che era identico col quadrante bianco. Comunque mi disse, se lo batti, se lo vendi, io sono chi sono, è uno che Che lo può prendere. non hai voglia, e mi offrì una cifra notevole. Tanto è vero che con Beppe si diceva che si fa, che non si Sì, fa. però è lì, non si vedi, è lì. Che si fa? Che si fa, che si è fatto. Tenuto qua. fa. Tenuto qua. L'ha tenuto, cioè. L'ho tenuto perché io poi sono affezionato agli orologi. Poi c'è una bella storia. Poi comunque non sono Eh. calati questi orologi. Nel Tra- tempo questi qua, Tra l'altro quelli che sono comparsi in asta sono montati su 6.2, cioè tu hai detto su 6.240
Però col quadrante, cioè è comparso Ma, un'asta col ecco, quadrante io- bianco. Io sono solo sincero, li Rolex. vedrei volentieri l'orologio, ma te sei sicuro che non c'è scritto No, Cosmograph? sicurissimo. Solo Rolex E te qui c'avevi 6240 sulla quadrante testa? nero. Sì. Da Christie's è stato battuto. Io arrivo così. Ma Quest'anno, tra ma l'altro. secondo me Beppe c'è qualcosa Che bracciale c'aveva? Sul 240 è posteriore a questo qui. Ui. No, il Questo qui era un 640 è prototipo, posteriore eh. a questo, però secondo me si fa un Questo po' era di un discorso prototipo. l'altra volta, è vero. Il prototipo è il quadrante. C'è quadrante? In realtà quel tipo lì di quadranti, proprio perché sono prototipali, io credo che la Rolex alla fine l'ha messi dove gli è capitato. Secondo me, Può essere. per una questione, diciamo, Di misura. ma non tanto di misura. Però se ci pensi, in senso, sul 6240 o sul 6263 no, perché è troppo avanti, ma sul 6240 c'ha la scala tachimetrica sulla ghiera. No, ma- Cioè se ci pensi ha anche senso. Però è il Cosmograph. Il Sì, C2 sì, lo so. È il Cosmograph. Il 640 Quel modello di cui tu mi parli è il Cosmograph. Sì, no, ma io lo so. Questo quadrante Non Non è. ha- non è un o Cosmograph. del nome solo. O del nome solo, Sì, solo vuol sì, dire che sì, c'è sì. scritto solo Rolex. Sì, sì. Però dicevo sul 6240 è vero che hanno montato il quadrante pneumatico. Sì. Ma Sì. questo, ecco, la trovo una discrasia, un quadrante. Però non è fuori epoca. L'epoca sì, secondo è del me, 61. sì, Il 6240 di quando è? 76? 66. 66. 66, sì, 66 sì. Sette anni, Ci sono sì, 7 quello là. anni. Ma Allora, se è come dici te, è l'ulteriore dimostrazione. Tra che l'altro, però- secondo no, me, è quella aspetta, dimostrazione. questo è Aspetta. importante. Se è come dice Beppe, Sì. è l'ulteriore dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che la Rolex ha fatto un gran casino. Allora, questo ormai è noto. un soldato. È una prova in più. cioè ha fatto... No, perché No, più che non- casino non gli dava peso. Non No, buttando ho via capito, niente. ho capito No, Pietro, adesso. ma la gente che guarda il seriale lo so. che va dal mese al mese e qui Però va lo fuori di melone. lo No. guardi ora, il No. seriale messa in quel momento, io non lo Però mi guardavo. sono dimenticato di fare una precisazione che in realtà secondo me è abbastanza importante. Cioè mi sono dimenticato di dirvi una cosa, che quel 6240 ha il seriale più vecchio che sia mai stato trovato. No, questo, perché questo qui è un seriale 900. No, No, più tra i vecchio se- tra i 6240. Ah. Cioè è Te lo ricordi stato il ufficiale. seriale? No, Uno te lo dei so pri- segnato, poi il ce lo primo. dico. Perché questo qui per esempio è sotto il milione. No, quello forse 1.200.000. Un po' di cavolata, ma insomma comunque me lo sono segnato, poi dopo se ne parla. E cioè certificato dalla Rolex che in vendita non c'è mai stato, nel senso in vendita così tramite non so aste o negozi, non so come funziona il Certo, discorso, non è mai passato un 6240 con un seriale inferiore. Quindi magari cioè, questo comunque influisce sul nostro Ora una cosa da discorso. dire, si Anche parla hanno di un'obiezione orologi da che fare, hanno ma- anche una numerazione che va a cavallo col milione. Milione. Sì. Allora, il milione è sempre stato un po' un problema per la Rolex, perché? Perché si è creata una numerazione doppia, per No. cui Cioè? certo, quando è arrivata al 900 ha scritto 0. è ripartita da zero, Ah, non hai fatto... non ha riportato No, l'uno. No. Ha durato per un bel po' a non riportare l'uno, per cui si è creata una numerazione doppia. Su qualsiasi tabella Rolex uno guarda, C'è scritto. c'è una numerazione doppia, Doppia, esatto. dovuta a questo Per fatto. quanti mesi, anni? È durata secondo me un annetto. Poi è hanno durata praticamente finché ha capito che Non si poteva c'erano fare. orologi doppi e non si poteva fare, quindi ci ha messo un annetto a capire. Oh, seconda obiezione che io faccio a quello che te hai letto è che la Rolex dice e asserisce da quello che te hai letto che quel seriale era il più vecchio di tutti. Sì. La domanda è, la Rolex è un archivio? Come fa a saperlo? No, in vendita un'asta. No, Ha sì, detto sì, lui. sì, Ho sì. capito, ma come fa a sapere che è il seriale più vecchio se te non è archivio? No, è il seriale più vecchio che è apparso Che in è asta. apparso in asta. Sì, lo fa la Sì, Rolex. sì, 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 no, no, La no. constatazione viene fatta dalle casse d'asta. No, però in realtà Rolex, se non sbaglio, ha detto anche quelli entrati cioè tra quelli entrati in service è quello col seriale più basso. Ma è probabile. Cioè è stato, vabbè, questo è quello che ha detto Probabile. Christie's, insomma, però Conta il giusto, nel senso, molto. secondo me la Rolex questo tipo di quadranti li ha fabbricati forse all'inizio degli anni 60, non li ha mai buttati via Sì. e su qualche orologio li ha montati. D'accordissimo. A cavallo degli anni 60, cioè dal 60 al 61, arrivare al 66-67, se erano 100 quadranti sono andati a finire su 100 orologi. sì. E non ci sono andati a finire tutti nel 61 o tutti nel 67. Spalmati in 6 anni D'accordo, la montata di tutte le parti. d'accordo. Dove sono andati?
basta vedere oggi, io non credo che qualcuno abbia trovato sciolti questi quadranti, perché in realtà questi quadranti sciolti non ci sarebbe motivo di dove potrebbero essere andati. D'accordo. Molto più facilmente se sono sciolti trovati è perché uno li ha tolti dall'orologio, Sì. perché chi comprava all'epoca l'orologio e dopo qualche anno vedeva lo stesso orologio marcato Cosmograph o Chronograph è tornato al professore e ha detto ma come mai che sul mio orologio ci mancano le scritte? E magari gliel'ha cambiato, e questo è il motivo per cui se l'è trovato fatto magari in l'affare. concessionario dentro un cassettino e ha detto ma questo quadrante qui Allora. che è 20 anni che l'ho smontato. Per aggiungere qualcosa su questo orologio che merita secondo me parlarne. Che è bellissimo. A parte quello, mi merita parlare. Poi vedremo nella foto confrontato con il Il Chronograph. discorso che io ho letto, lo lessi questo discorso sul sito americano e inglese, salvatemi il vero, che questo tipo di quadrante fu portato nel 61-62 a una mostra della Rolex e la Rolex lo fece apposta per farvi, siccome aveva già il programma di fare il Daytona, Ok. quindi per vedere la reazione del pubblico a Certo. quel tipo di quadrante, se sarebbe Certo. piaciuto o se non sarebbe piaciuto. Quindi ne hanno fatti veramente pochi. Proprio come prototipo, cioè proprio Sì. per In realtà, definizione, nel senso, in quest'epoca un prototipo il per definizione. Predetona in quest'epoca lo trovi con il quadrante canonico Sì. argentato, O bianco. sì, quello bianco argentato che faremo vedere, con il nero, Sì. ma lo trovi anche con una grafica che è riferita al modello precedente antimagnetic, Sì. Sì. che è una grafica un po' anni 50. No, diciamo assolutamente. Un po' anni Ti 50. dico di più che quello, vedi quell'orologio lì, Sì, che è un orologio, anche quello è molto interessante. Quell'orologio lì te l'avevi, veniva da Londra. Sì, sì. Veniva da Londra ed aveva questo qua, era un orologio 6238 come questo, come questo, era come come questo, questa, cassa come questa. con una grafica degli anni 50 Sì. meravigliosa. Tant'è vero che quell'orologio lì, alcune persone anche sui forum lo watchano perché non si rendono conto di cos'è. Quell'orologio io lo vendetti, lo detti allo stesso di questo, Sì. che ce l'ha ancora quell'orologio lì. Quindi è il caso di andare a fare un'altra cena. E guarda che è molto raro quell'orologio. No, appunto. Ma guarda che è molto raro. Ci sono delle grafiche anche strane su quel modello. Esatto. Una tutta bianca con scritto Rolex Esatto, Chronograph, esatto. che è anche particolare con la corona a rilievo della Rolex. Esatto. Questo qui io me lo ricordo bene, questo orologio qui, anche perché poi l'ho rifotografato perché gli ho fatto un archivio di fotografie, me lo ricordo molto bene. Aveva una caratteristica che aveva la scala tachimetrica in blu, in blu. In blu. in blu, Quadrante bianco. bianco. Sì, siccome la meccanica è identica, sarebbero i quadranti che erano comuni sulla referenza 6034 e 6234. Quei modelli lì praticamente hanno solo la differenza che sotto c'è scritto antimagnetic sul contatore delle ore 6. L'unica differenza è quella. Per il resto graficamente sono gli stessi. Che c'è dopo di questo? Vai alla Diciamo pesca. che Dopo quello lì, Vai alla pesca. meglio di ora così non so dove, facciamo non un si può, salto di dove si qualche possa anno. andare. Ascoltate ragazzi, ve lo dico io, voi siete giovani, gli orologi più rari e anche belli qui sono questi qui due. Fine con tutto Beh, io rispetto, intanto con tutto mi metto rispetto, con questo. tutto rispetto. E vai Però- via. io sono d'accordo con lui ma ne aggiungo uno. Allora, dico che cosa tiri fuori. aggiungo. Allora, sai cos'è questo? Questa è la tua vendetta perché lui non ti vende il suo salterello. No, questo qui, fammi fare la premessa prima che tu lo presenti. Questo qui c'ha una storia come al solito ed è un chiodo fisso di me. Dove mi ha detto che lo devo mettere questo qui nella linea di successione? L'ho detto io, nella tua linea di successione, cioè nell'eredità, nella linea ereditaria, ci devi scrivere che io devo ricomprare questo orologio, non averlo io come eredità, avere la possibilità di ricomprarlo. Io voglio la possibilità di È ricomprarlo. proprio, questo. Beppe è proprio un collezionista. Io sì. E ora sta a sentire, Io sì. meno male. E ora racconta, senza ovviamente fare i nomi, Certo, no. anche perché se ci si visse nella trasmissione, se no cosa Ci piglia per un orecchio. no, sa fare i nomi. Racconto la storia di questo orologio. Racconta la storia di questo orologio perché merita. Questo orologio arriva da Londra. Io metto questo. Arriva da Arriva a Londra. io lo vedo, Cambia. Strano, strano. arriva da Londra, lo vedo e dico io, ma questo quadrante io non l'ho visto. Guardo il quadrante, prendo in mano l'orologio e dico, madonna, ma il peso, ma che orologio è? Capisco essere di oro bianco, E già lì un Oro degiaste in oro bianco, bianco degiaste. è già raro. vetro zaffiro, dico, ma no, questo qui non l'ho mai visto. Poi guardo il quadrante e dico, il quadrante è Ma eccezionale. Giacomo che ti disse, per curiosità? Giacomo mi disse, ti mando giù un orologio, guardalo perché veramente è un po' raro come orologio. Io dicevo, io qua su a Londra non l'ho mai visto e tutti quelli che l'hanno visto, nessuno ha mai visto quell'orologio lì.
Al che io lo guardo già con uno sguardo un po' più attento. Sì. Cerco di capire che Te non l'avevi mai visto. Mai visto. Non solo l'avevo mai visto, non l'ho anche mai visto sui cataloghi. Non l'avevi neanche, non sapevi dell'esistenza di Non questo No, i orologio. cataloghi non c'erano, Ah, Che lo guardo, e lo guardo anche abbastanza bene, e mi innamoro del quadrante. Il quadrante non era il quadrante classico. lapislazzuli o Ma onice. diciamo, non era il quadrante classico Pietra. della produzione normale Dei dei Just. Era un quadrante in pietra dura. è netto. Stupendo. Il quadrante in pietra dura è già raro di per sé, ma in pietra dura ne trovi di lapislazzuli, come dice giustamente lui, di onice. Questo aveva un colore verde che era secondo me fantastico, con queste macchiettine rosse. Che lo rendono ancora più bello. Richiamo La allora pietra. Giacomino e gli dico: Giacomo, scusami, ma che quadrante è quello lì? E lui mi dice: è il quadrante di eliotropio. O diaspro sanguigno. Ecco, ma quando lui mi dice eliotropio non mi dice diaspro sanguigno. Io, gioiellieri da generazioni, l'eliotropio non l'ho mai sentito nominare. Mai. Mai. Perché Che vado sarà? a studiare sui libri di gemologia e vedo che eliotropio, varietà di diaspro sanguigno. Ah, cazzo, di diaspro sanguigno. ho Era capito nome qual è. mitologico. E infatti l'eliotropio è un nome mitologico. Nell'Alto Medioevo c'era la leggenda che chi possedeva una pietra di eliotropio o di diaspro sanguigno poteva diventare invisibile. Invisibile. Invisibile non vuol dire invisibile nel senso stretto del termine. Poteva dire, diciamo, che non ti facevi notare in certi ambienti. Quindi diciamo che Passavi inosservato. Sì, ecco, passavi bravo, esatto, inosservato. esatto, La parola giusta è passavi inosservato. esatto. Quindi in società passavi inosservato. Quindi era una pietra piuttosto, diciamo, ambita, piuttosto particolare. E questo orologio, Ecco. quando arrivò da Londra, io lo proposi a il più grosso forse collezionista dell'epoca in quel momento. Gli propongo l'orologio, gli dico la referenza, gli mando, fargli vedere un po' anche le caratteristiche dell'orologio, e il personaggio mi dice: ma l'orologio è comune. Dico: no, l'orologio non è comune. Fa: sì, dai libri, da certi libri, si vede che questo tipo di orologio è stato comunque pubblicato. Dico: guardi che si sbaglia. Sul libro è stato pubblicato una fotografia in bianco e nero con 4 referenze. La stessa referenza del modello acciaio ghiera oro bianco, acciaio e oro giallo, Che sono quelle oro, comuni. che sono molto comuni, oro giallo, tutto oro giallo, Che è già meno comune. che è già un po' meno comune rispetto ai primi Sì. due, e quello d'oro bianco, che è l'ultima referenza, 16019. Quella, dalla fotografia in bianco e nero non capiresti mai dalla fotografia in bianco e nero Chiaro. se è questo o l'altro, tanto più con questo quadrante. Ma questo mi risponde: mi sembra comunque un orologio comune, E cioè non dice ci grazie. metterei questi soldi. Benissimo, grazie. Passa Silvio. un'ora, chiamo No, Silvio, io venivo sempre gli dico: Silvio, c'ho un orologio così. Lui corre a Luca, guarda l'orologio. 180, sai? 3 minuti La pedellina. dopo, Stava al polso. 3 minuti dopo era suo l'orologio. Passa una settimana e questo personaggio al quale avevo proposto per primo mi richiama e mi dice: senta, ma per quell'orologio allora che facciamo? L'ho venduto. Lui mi dice: guardi, non giochi al rialzo con me, ho comprato tanti orologi da lei, non mi dica questa cosa per magari cercare. No, dico: guardi, l'ho venduto veramente, ma è impossibile. Ma chi può aver capito quell'orologio? Ma chi l'ha comprato? Silvio. Silvio. Vero? E infatti, ti ha chiamato? Ma diverse volte. Oltretutto voleva fare dei cambi. Perché era uno No, che tipo Velociraptor, no? La manina a corta. Voleva fare dei cambi con degli orologi importanti. Ma io gli dissi: guardi, non se ne parla, mica l'orologio me lo devo. Sì, Fine la corsa. Hai fatto non bene. ci fu trattativa. No. Giuseppe sarà contento. Io sono contento perché è rimasto a lui e quindi Lo ricomprerà secondo lui me- prima o poi. No, non credo che lui non me li ma è rivende. nell'asse d'Italia questo si è detto, eh? Sì, La possibilità di Avete acquistarlo, sentito? Ha eh? detto: non me li rivende lui, cioè io ne li rivendo, invece lui a me. È il salterello. Fate il cambio, no? Con l'Evedard. Con il salterello. Allora, insomma, vabbè, sì, oddio. Però vedi, abbiamo buttato giù una trattativa. Però, Lui fa le bancate. Guarda che non è che guarda, faresti quindi, troppo. questo è raro, l'altro è rarissimo. Ah, sì, quello senz'altro. Non ce l'ha neanche il museo della Eberhard.
Tra l'altro. Secondo me questo orologio piccolo potrebbe anche avere un suo... Ridi. È andato fuori una scelta. Stasera abbiamo messo il semino. Che basta! Ma te no, Qui c'è il semino. ragazzi, adesso ho cercato la serie del Lucchesi contro i Vezzinesi, io proprio aver perso la corsa, Qui. Vabbè, Vabbè. che è già tuo. Mettimi al polso. Ci stringo un po' il bracciale perché È un po' troppo largo. non troppo grande perché era su misura. E insomma. Bene, comunque secondo me uno dei più belli orologi in assoluto che abbia mai venduto è questo qua. Bello perché raro come modello e con un quadrante Spettacolare, sì, spettacolare. Un bel colore, un verde eccezionale. L'ho avuto qui ora in questa settimana, l'ho fatto vedere diverse volte. Le donne sono tutte innamorate di questo colore di quadrante. Questa tonalità qui di verde è veramente No, è proprio eccezionale. Però va Bene, visto al sole, ora qui ci Sì, è vero, andiamo. è e va vero, sì. visto dal vivo perché dalle foto non renderà mai No. così tanto. Difficile fotografarlo. Infatti, Difficilissimo. Mi dici Anche una perché- cosa. sì, Che mi hai raccontato? un giorno fa, Che a Milano passeggiando è vero. Ah, È vero, negli primi anni 80, da Gobbi, sotto la Galleria Vittorio, c'erano in una delle vetrine laterali tutti i modelli, dal Lady fino al Day-Date, con i quadranti in pietratura. Corallo, lapislazzuli, Per esempio a me il onice, Gulda è un orologio che Occhio di sarebbe tigre. garbato tanto. Gulda e corallo? occhio di tigre. Stupendo. occhio di tigre. Occhio di tigre è bellissimo. Che non quell'occhio di tigre. Cavolo. Com'è? Non quell'occhio di No, tigre. non il vero No. occhio di tigre. È bellissimo. quello lì. Sono tutti veri. Una pietra, Sì. probabilmente una pietra. No, no, è vero. E lì erano tutta la serie? Cioè, Tutta la serie, chissà, probabilmente ci sono andato un giorno in Pubblicità. cui hanno fatto, una settimana in cui hanno L'Expo. fatto, sì, L'Expo. praticamente quanto l'esposizione. c'è stata la vetrina? Una mezz'oretta? No, ma guarda, è uno di quei Ah. ricordi che ormai sono 40 anni fa. Mi ricordo di aver visto di Milano di quella vetrina lì e basta. Non mi ricordo altro. Ci sono andato per altri motivi a Milano, sempre di lavoro, ma io mi ricordo una cosa sola, quella vetrina lì. Ci credo. Ma me lo ricordo Perché che... veramente, te l'ho detto tante volte. Sì. Lo so, perché effettivamente mi colpì quella vetrina con tutte queste pietre montate Poi sono sui veramente quadranti. belli. Cioè, nel senso, io dal vivo ho visto soltanto quello col corallo, il Day Vero. Date col corallo. Gulda! Ma uno che dicesse sono, Spettacolare. diciamo, ambiente, Sì. e voglio fare una collezione, collezionerei solo i pietratura, punto. Solo i pietratura. Sì. Ci vuole di essere abbienti. Molto bene. Sì. Ma oddio, Oddio, se mi- vai a mi- cercare quelli con le pietre tagliate, voglio dire, se vai a cercare diciamo quelli delle Crown Il Collection, corallo 100-120 ti ci vuole. ma sì, No, non ti credo. non ti credere. Guarda che come collezione è molto più costoso uno che colleziona del Paul Newman Sì, o del No, chiaro. se ti metti a collezionare i Daytona Rolex, Ok, spendi allora sì, sì, sì. Militari. militari. E a proposito di Militari. militari ce ne abbiamo altri? Dato Compax. No, ma ora prima dei militari voglio farvi vedere un orologio. Un orologio No, altro. no, un orologio divertente, un orologio comunissimo, ovvero l'Explorer 2. Ok. Explorer 2 vetro zaffiro, referenza 16570, che sicuramente tutti diranno Sedata inedita sta qui, eh? inedita. 16570. Non mi sono sbagliato, non mi T. sono sbagliato. Ecco. Com'è? T. Sì. Ma Che questo non c'hai qua, fuori, in realtà, giusto? sì, ma non è raro per quella cosa. No, però nel senso... È raro per il fatto che su nessun catalogo è mai apparso la referenza Explorer 2 16570 col quadrante nero. Sui cataloghi normali, quindi quelli diciamo di produzione normali, non si è mai visto il fotografato sempre il bianco ma mai il nero. Ah sì. Sì, E quindi Solo, Tranne un solo catalogino. un malato di mente come lui può notare. No, no, sì. perché È clamoroso. tranne un cataloghino che era Catalogino. questo, peraltro veramente visto poche volte anche questo catalogo, in cui compariva il nero. È l'unico catalogo che ha fatto vedere il nero. Tutti i cataloghi, quelli di dimensione Sì, grande, non ha mai fatto non vedere. ha mai fatto vedere il nero. Questa è proprio Lo trovavi il nero. questa è proprio la ricerca da Giuseppe Sì, Gatti. sì, Eh, così no, è se vero. una cosa così, guarda che a trovarla... Infatti. Allora, Te lo dico, lo trovavi davanti. in nero sul catalogo interno del concessionario e sul librino allegato all'orologio, Sì, ma dove ti ormai faceva l'abbiamo vedere, comprato. dove ti faceva vedere il bianco e in piccolo, per dimostrare come funzionava come si chiama, le 24 ore, Sì. il quadrantino nero. E non vedevi neanche tutto l'orologio, vedevi solo il quadrante con la ghierina.
capito? Quindi proprio Però alla fine è inedito. alla fine E ne ne ha venduti o comunque sul qualche solo chilo. catalogo Sì. ne ha venduti delle migliaia. Tra l'altro non vorrei dire una cavolata, però no, voglio sapere questa cosa da voi. Secondo voi la differenza tra il 16570 e il 16570T, oltre vabbè al fatto che non abbia I buchini. i fori, insomma, sulle anse, è vero che il numero 2 dell'Explorer 2 o del GMT2 è scritto in maniera diversa? Dovrebbe essere diverso. Cioè un po' più, ha il carattere un po' più alto? Ha un nome quello lì, si chiama, ora lo chiamano... Non mi viene in mente. Cioè lo sapevo anch'io, ma non mi ricordo. La scritto Explorer? No, il il numero numero 2. romano. Ah, il 2, il 2, il 2. Due romano. È scritto sempre il numero romano, però utilizza un font diverso. Sì, è un font diverso e Guarda. gli hanno dato un nome. Forse che sia stato sì. un terziario che l'ha... No, hanno leggermente cambiato quella Che grafica. poi la metteranno sull'Explorer 2, quello successivo, sì, il 216 Sì, infatti, 570. Quindi alla fine abbiamo anche un comune No, mortale. un comune comunque. È Rolex, Sì. No, tante comune persone che mortale. guardano la trasmissione che avranno il polso l'Explorer 2 diranno cavolo, allora anche il mio orologio è un inedito, perché in realtà l'Explorer Sì. 2 nero Esatto, non è mai comparso. No, non è mai comparso sui cataloghi normali, solo su questo cataloghino qui piccolino. E finiamo Ecco. Col botto. Gloria. No. Vabbè, diciamo che è stato tutta una puntata con Sulle pezzi montagne che- russe. Esatto. No, che però andava solo Sì. alto, non c'è- con un tritico di orologi. E non è il Panerai, non è il No. trittico Panerai. Militare però sì. Esatto. Il trittico degli orologi Rolex Submariner militari dell'esercito inglese. Milsub. Milsub 5513-5517. Questi sono tre orologi con caratteristiche leggermente diverse tra loro per l'epoca di costruzione e quindi però anche l'invecchiamento dovuto anche a quanto è stato meno utilizzato. Assegnati. Assegnati tutti, quindi tutti e tre con la T sul quadrante, la barretta fissa. Questo 13, no? Quello con la minutiera. Quello era il civile reso militare. 13. 13 Questi invece sono nati proprio militari con referenza. anche il tuo è 17. Sì. Ah, scusa. Il mio è 17 come il tuo. Il 17 poi... ed hanno, vedi, e hanno anche la ghiera tutta Sì, con la la minutiera. minutiera completa. giro con la completo. minutiera, invece questo qui ce l'ha. Sì. Questi il primo sono quattro. inediti perché sono militari alla fine. Ah, oh. Esattamente. Questo qui era un Con civile. quelle lancette, con quelle Gladio. lancette, o come si dice anche sfere, Gladio. gladio, sono la serie dell'esercito inglese, la serie dei militari, della quale l'esercito inglese non aveva richiesto la fornitura, cioè il ricambio di questo tipo di lancette se si fossero rovinate o avessero perso la fosforescenza. E infatti ogni volta che perdevano la fosforescenza, che tornavano diciamo Fine dal garanzia. notaio, fine garanzia come erano Che quelli cambiavano con le francesi. Mercedes. Esatto. Bella Infatti, lavoro. Mettevano le Mercedes. Bella poi lavoro. altro aneddoto particolare, che quando vennero fuori questi orologi, molti che li comprarono casualmente gli dava noia che fossero alze fisse, E tagliavano? no? Per attaccarci il bracciale d'acciaio. Certamente, perché costava meno questo orologio qui di quello che Voglia. all'inizio Te del ci andavi a secolo. caccia. No, io lo vendevo, ci andavo a caccia e lo vendevo a tutti i cacciatori che andavano con questo orologio che costava meno di quello normale ed era affidabile per andare in acqua. Pensate. Sì. E la particolarità di questo orologio è che nella versione 5517 è stato fatto in due tipologie. Una, l'ultima, la più recente, aveva la scritta 5517 a ore 12 come normalmente fa la Rolex. La serie precedente, e siamo tra il 76 e il 77, aveva tra le anse 5513 e qui sull'esterno dell'ansa, in questo punto, la scrittina 5517. Ah, quindi il 55 13 17 13-17, quindi porta due numerazioni, una tra le anse e una sull'interno dell'ansa. dell'Anza. Quelli precedenti tutti 55-13. E questi ne hanno prodotti pochi? Pochissimi. Che poi pochissimi sono così integri, perché in realtà questi hanno tutto originale. 17 anche il tuo. Sì, sì, 17 anche il mio, no, quello me lo ricordo bene che il mio è 17. La particolarità Quella è la tua. è quella che ha la doppia No, questo non è il numerazione. mio, Doppia numerazione è Questo è abbastanza... quello di Beppe. Fai vedere la doppia numerazione, che nome Che è? è questo? Non lo vedi, non c'è, non ce l'abbiamo nessuno dei tre. Lo riporterebbe qui, in questo punto. Qui trovi 55-17 e 55-13, ma il 55-17 in realtà
Dove sta la differenza? La differenza non si vede diciamo, a prima vista. Devi togliere la ghiera e l'anello che fissa il vetro sotto la ghiera, perché sotto quell'anello c'è uno scavo nella cassa e una guarnizione Per l'impermeabilità. che non arrivi al vetro nessun tipo di... Ecco diciamo, perché di erano mobilità. più affidabili rispetto ai Bravo, modelli normali. bravo. E ti dirò che quel tipo lì di modifica è stato fatto solo praticamente nel modello civile, quindi quello Sì. venduto, alla fine degli anni 70. E ora arriviamo alle note dolenti. Cioè? Cosa scegliereste? È dolente. È molto dolente. Io so già stasera, lo so già io, fatemelo dire a me. Anch'io. Se no sono decisissimo. Questo, Allora, aspetta, io sì, Vai. per quello, sì. Io ho un amore profondo per i 6-2-6-3. Beh, Perciò si sa, prenderò il vabbè. 6-2-6-3. Io neanche a Ciao dire. ragazzi, non si può fare così? No, solo uno. Dai, è chiaro che prendo questo. Se mi lasciate. Tocca, io prendo il 6-2-6-3. Sì, sì. Ah, quello? Sì. Ma sai che io ho un amore Però io per profondo per come il sono fatto vado a 6-2-6-3. cambio, prendo un militare. Il militare? Sì, Infatti per ci come vedo sono meglio. fatto. Militare. Secondo me ti si avvicina di più il militare. Sì. Surfista. Bellissimo, bellissimo. No, io, Dai, questo. Sì. Io questo sì. Ah, sono tutti contenti. Comunque, che domande E faccio? siamo tutti contenti. comunque la cosa bella è che Moltissimo. non ci litighiamo mai di No. orologi. È vero, è vero, è vero. Siamo tutti diversi. No, perché probabilmente alla fine ognuno ha i suoi gusti, nonostante Però la ti faccio un'altra domanda. Ah. Era una puntata da ciccia di gallina? Sì, secondo me sì. Sì, perché effettivamente quel tipo, Per gli orologi sì. certi tipi ragazzi, di orologi ma questa secondo me ti fa roba... venire proprio Cioè, ora poi sempre. sentiremo i commenti, sentiremo i giudizi, quello senz'altro il discorso. Quindi chi tifa per me sceglie il militare. Vediamo un po', Vediamo un po' cosa sceglierà. Vediamo un po' cosa le persone. scegliete. Mi fa piacere insomma sapere anche la Sì, vostra eh. opinione come la Sì, scorsa sì. volta. Che meglio questo, eh? Sì. Vai. E tra l'altro c'è da dire che questa diciamo serie, questa è la puntata 2, diciamo è un work in progress, quindi ci potrà essere anche la puntata 3, non si sa mai. Si sa Anche mai. perché- In futuro anche di orologi perché ne abbiamo altri, Questa magari marca, inediti, no? no, anche perché questa Ah, beh. marca in realtà di inediti ne ha fatti anche altri. Esatto. Che noi non abbiamo in questo momento, ma che magari nel giro di qualche tempo potremmo anche avere. Quindi restate connessi, continuate a seguirci perché ne vedete delle belle.